Ragazzi, buongiorno da un posto che oserei definire veramente pazzesco. Ci troviamo a Santiago de Chiquito. Sicuramente qualcuno di voi dirà: Francesco, dove diamine si trova questo posto? Ve lo faccio vedere sulla cartina. La Tenerona è là in fondo, bella coperta. Il meteo è questo bellissimo che potete ammirare. Ed ora, nella condizione peggiore, perché questa è la condizione più becera, neanche il viso lavato questa mattina, andiamo a fare colazione. Però bisogna ammettere che questo giardino è affascinante. E per farvi ridere, questo è l'outfit di come abbiamo dormito. Piumino nella parte bassa della rucca, leggings sotto sempre della rucca, quelli in Outlast. Hola, buon dia. Scaldacollo, un regalo di Davide Biga, maglia di lana, maglia a collo alto in Outlast sempre della rucca e addirittura mezze maniche, lana e seta. E questa è Sara. Pure io mi ricordavo che le zone tropicali fossero a livello meteorologico più clementi delle zone temperate dove viviamo, però forse mi sbagliavo. Vedete l'amaca? Perché qua dovrebbe fare sempre, ma sempre caldissimo. Invece oggi, come ieri, è la giornata più fredda dell'anno, ci hanno detto. Ci sono anche questa mattina 10 gradi. Cose assurde. Io però vado come infradito. Mentre Sara stivali da moto. Guardate l'abbigliamento quanto fa sorridere. Che devo fare? Cioè praticamente per far fronte al bagaglio indossiamo la parte interna dei completi, ovvero il piumino basso e il piumino alto della rucca. E così ci abbiamo dormito. Claro, è il mio pigiama. Ora vamos a far colazione, che siamo gli unici della struttura. Dai, non aver paura. Cioè, guarda che bellissime piante. Se potessi andare in ciabatte. Io ci vado in ciabatte. Sì, leggermente forzato. Dry come nuova, anche qua amaca. Senti il rumore degli uccelli, senti dove ti faccio fare colazione, ma lo senti? Vi voglio far notare una cosa: come si riempie il secchio per lo straccio? Viva la naturaleza! Non si spreca nulla. Vamos! Addirittura a tavolo da ping pong. Adesso ditemi voi se voi sapete aprire la porta. Cioè, come la vaniglia. Ecco, mamma, è più semplice. Hola, buon dia. Abbiamo tutta la sala per noi. Addirittura hanno acceso anche i riscaldamenti perché siamo delle persone importanti. No, semplicemente perché ce n'è bisogno. Andiamo a setaccio. C'è un po' di frutta, ananas, delle paste fatte in casa, c'è del formaggio, marmellata, lecce, caldo e caffè. Pancake appena fatti, questi ragazzi sono il top. Ma ora scatta la domanda: dove vi portiamo a fare colazione? Dove? Date la felicità, sei l'unica all'interno della struttura. Ah, sembrava che dicessi sei l'unica col piumino. No, non è vero, anche allora. Ora però lascio la camera e mangio anch'io, perché ieri sera, se avete visto il video, vi abbiamo lasciato con una cena a base di gallette barra crackers. Quindi ormai mi conoscete, ho una leggera fame. Breve aggiornamento: il latte e caffè non è proprio il massimo, forse il latte intero non è trattato, non abbiamo capito perché ha un odore veramente forte. Quindi passiamo al piano B, mate con coca. Alla fine qualcosa siamo riusciti a mangiare. Guardate Sara, si mangia il pane a secco, come diceva nonno. Tra le altre cose, dai. Tra le altre cose, la cosa più buona è la frutta. Ananas, papaya. L'ananas soprattutto non paragonabile a quello che ovviamente troviamo in Italia. Però per il resto bisogna un po' calarsi nella situazione, e qua iniziamo un po' ad entrare in posti tra virgolette borderline, nel senso che non troviamo le comodità che troviamo nelle grandi città. Ma anche su questo bisognerebbe tornarci e fare un video più dettagliato, perché è molto interessante capire un po' le dinamiche, capire un po' come funziona qua in Bolivia, perché c'è un'enorme discrepanza tra la grande città e la ciudad piccolissima. E comunque facevamo colazione e sentivamo un rumore, ma non avevamo capito da cosa provenisse. Guardate, divano, televisione, casse, ma sul divano c'è il perro, tutto nero, si confonde col divano stesso, ma vi assicuro che è qua. Ovviamente il freddo, passa la notte all'interno, ci ha detto la titolare. Motocarica, però abbiamo un perro come amico barra assistente. Toby numero 1. Toby? Toby. Ora vamos, che come sempre siamo in ritardo. Toby, che fai? Fatti vedere. Ora però vediamo se la Tenerona, nonostante il freddo, prendiamo i faretti, parte bene. Non parte bene. Il mix freddo, benzina con pochi ottani, boliviana alla mattina fa sempre un po' qualche capriccio. Altro perro. Ma onestamente, come si fa a fare del male a un perro? Guardate come trema dalla felicità. Anche dal freddo, penso un po'. Guardate quanto fuma la Tenerona. Ora che è fredda.
Hasta luego. A Santiago de Chiquitos eravamo venuti perché Carlos di Samaipata ci aveva parlato di un bellissimo mirador che dava proprio sulla regione boliviana del Pantanal. Purtroppo però la nostra fortuna non ci permette di vedere e di godere di questo mirador. Godiamo nel frattempo della piazza, sempre estremamente curate del Sud America. Guardate Perro in cima al mucchio di arena. Qualsiasi sia la condizione di pobrezza o di ricchezza della cittadina, di povertà o di ricchezza della cittadina, le piazze e i giardini sono sempre curatissimi. Un'altra testimonianza delle missioni gesuite in questa zona. Comunque noi imperterriti, visto che si trova qua vicino, andiamo al mirador per vedere se si riesce a vedere solo nebbia o qualcos'altro. Strada di terra, purtroppo stanotte ha piovuto, vediamo se è praticabile. Immedesimatevi a risvegliarvi in questo villaggio con i perri, il carrello della spesa, le strade di terra, la temperatura che si aggira intorno agli 11-12 gradi, che è abbastanza rara in questa zona, e un'umidità molto alta. Siamo su una zona tropicale molto vicini alla regione appunto del Pantanal boliviana. Sperando ovviamente che la situazione non degeneri, perché qua vedo che comincia un po' ad essere più fangoso. La Tenerona procede tranquilla, imperterrita con il tassello. Ho realizzato solo ora che la strada che abbiamo intrapreso è quella che ci porterà al mirador. Non ho ottimi presentimenti. Stai tranquilla. Sì, ma oggi abbiamo una frontiera da superare, che è la frontiera boliviano-brasiliana, e ogni volta che si parla di frontiere è abbastanza complicato. Come riscaldamento mattutino va benissimo questa strada. Intorno la giungla. Quanto è bello poter andare con la propria moto qua, con la moglie dietro da zavorra. Che rompe, tra l'altro. Oh. Aspettiamo prima di dire quanto è bello. Ok, un po' di pietra peso all'anteriore. Penso che con il sole che filtra queste strade, con questa vegetazione, dovrebbe essere bellissimo. Però al tempo stesso è più affascinante con la strada bagnata, dai. Ma guarda là. Quella che abbiamo fatto quest'anno è una prima perlustrazione del Pantanal boliviano, perché un nostro sogno da tanto tempo è poter avvistare giaguari, e in questa zona anche caimani, come ci diceva Cacio. Ma pensate che cavolo di posto potrebbe essere veramente con il sole che si vede tutto il Pantanal. Voilà. È la classica strada del Sud America, no? La strada in sé potrebbe assomigliare a una strada africana, però la vegetazione è così ricca, le montagne non fanno pensare al continente africano, quanto appunto a quello che stiamo, tra virgolette, esplorando noi. Quella natura così incontaminata che solo alcuni continenti possono mostrare. Questo è stato veramente un assaggio mordi e fuggi di quello che potrebbe essere e della vita difficile, tra virgolette, che comunque ci spetterebbe cercando di percorrerla, perché comunque i servizi non sono quelli che uno si aspetterebbe. È tutto bello fino a quando non lo vivi, fino a quando fai fatica a mettere qualcosa sotto i denti. È bellissimo da pensare, bellissimo da vivere, però bisogna un attimo, per quanto mi riguarda, prepararsi. Quando le cose sono più belle sono più difficili, come sempre. Qua ragazzi si scivola, ho sentito un attimo per l'anteriore, andavo per conto suo, quindi piano. Qua con la pioggia è proprio viscido il fondo, poi ci sono punti dove esce fuori la roccia. No, che è successo? Aia. Un camion che forse non ce la fa? È il camion. Noi sempre fortunati. Ma come ci si è infilato qua il camion? Cioè ci è rimasto praticamente 950 metri, non ce la fa salire e sicuramente scivola dalla pioggia. Io proverei a infilarmi di lato, che qua inizia anche la salita. Il camion si sta un po' spostando per lasciare passare la macchina dietro. L'auto comunque penso che voglia passare. Dai, ci proviamo anche noi, anche se non è bella qua. Tenerona, grazie. Spettacolo di paesaggio intanto sulla destra. Oh, che è come sull'erba bagnata con un po' di fango. Grande Tenerona. Anche avere le rocks al posteriore in questo caso aiuta rispetto alle DKC70, quindi il binomio torno a dire che secondo me è azzeccatissimo. Ah, ci stanno aspettando i perri, già saben, già sanno. Hola chiquitos, amori, un po' denutriti,
Il parcheggio del Mirador dovrebbe essere questo. Questo è il Mirador numero 1, inizio del sentiero al Mirador. No, dobbiamo proseguire. Forse ce ne dovrebbe essere un altro vicinissimo. Wow. Oh my god, ragazzi, se è vero quello che abbiamo avvistato per un secondo, preparatevi. Qualcosa si vede, dai, magari prendiamo il drone, pensiamo positivo. Certo, con il sole sarebbe tutt'altra roba. Intanto qua pensiamo ad arrivare, che è più importante. Che vado anche con la moto carica, non abbiamo lasciato nulla, perché poi dovremmo andare in Brasile, quindi era meglio affrontare con la moto scarica. Fortunatamente stamattina non c'è vento per il momento. E non c'è pioggia. No, dovrebbe migliorare, ho visto. E ora sto pezzo qua chi lo fa? Vieni più avanti con il peso, speriamo che non scivoli tantissimo. Ai 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 ai. No, Fra. Ci proviamo. Qua c'è pure un gradino. Grande. Credo che ormai sia tutta così. Ma in teoria siamo quasi arrivati, dai. Perlomeno per il punto che gli ho dato, che dice 70 metri. Sì, dovrebbe essere il Mirador della Valle de Tucavaca. Adesso mi dice che siamo arrivati, ma qua non vedo nulla. Neanche io. Andiamo un po' più avanti, vediamo. Piano qua. Abbiamo anche una macchina che ci precede sicuramente del posto, perché ha una tanica. Ragazzi, qua si fa brutta. Però se passo esterno sembra bella, però è in pendenza. Solo non capisco perché forse il Mirador era quello. Io mi ricordo che comunque c'era un po' di distanza da Santiago. Forse già qua si apre un po', ragazzi. Mamma mia! Cioè, se troviamo un punto senza piante ci possiamo anche fermare. Sì, non ci addentriamo. È difficile dopo risalire, Fra. Diventa sempre più complicata la situazione. Passo all'esterno che è asciutto. Forse a questo punto bisognava fare il Mirador numero 1. Forse a piedi? Che qua diventa sempre più mulattiera. No, qua Fra no. No, ma non so dove finisce. Io intanto me la faccio a ritroso con calma, che qui voi non lo vedete ma è abbastanza ripida. Ok, quindi ora torniamo al sendero, vediamo se si può fare un pezzettino a piedi, peso in avanti, soprattutto sui tornanti. In questo caso la coppia della Tenerona aiuta, è ripidissima, anche perché non voglio giocare con la frizione, altrimenti a bruciarla un attimo. Non so il cambio che fine ha fatto, semmai ce lo troviamo qua dietro. Questo era quel punto brutto, però siamo in discesa, quindi passiamo di qua. Ok, no, non ce la fa. Quindi il trattore serve per far passare il camion, ma anche loro no? Ma quanto fanno fatica. Dietro abbiamo questa strada che non possiamo percorrere più di tanto. Queste sono quelle situazioni in cui hai paura perché non sai se ti viene sopra il camion. Di fianco là non so se ci passo. Ci hanno anche salutato. Che animo, ragazzi. La vita va presa così, lo dico in primis per me. Ma ce la fanno? Ce la fanno. Sì, scivola proprio. Mamma mia. No. Che cosa? Dai, che ce la fate? Dai, No, si è bloccato? Va benissimo. Vai, ce l'hanno fatta, ormai ce l'hanno fatta, hanno scavallato il punto critico. Ce l'hanno fatta, ragazzi. Poi a volte ci lamentiamo noi della vita che facciamo, di quella vita che conduciamo, per quanto siamo carichi in moto, ma è molto più semplice, ma soprattutto meno pericoloso. Cioè alla fine uno, per carità, cadere un attimo, però non guidi un mezzo, sicuramente avrà il carico dietro il cassone pieno di alimenti per le persone che forse vivono giù in valle. Ovviamente il problema è perché ha piovuto, se passassero di qua fra 2 giorni sarebbe tutto molto più semplice. Il problema è che è già qualche giorno che piove, quindi probabilmente c'è anche urgenza di consegnare viveri. Nel frattempo distribuzione dei pani e dei pesci, la nostra cena ieri sera, quello che era avanzato. Hanno una fame pazzesca.
Inutile dirvi che un po' ci spezza il cuore, però abbiamo dato tutto. Ora doppia soluzione, io volo con il drone dall'alto e Sara invece via terra. Facciamo attenzione a dove mettiamo i piedi. Un avvertimento a prendersi cura dell'ambiente. Ogni tanto ci dite di mostrarvi il silenzio a cui assistiamo, è questo. Sentirete anche il mio fiatone. Tra questa rigogliosa e lussureggiante vegetazione. Sono anche fuori allenamento per aver trascorso troppo tempo in altura. Non ci siamo allenati molto, proprio per mancanza del respiro. Qui inizia ad essere ancora più bagnato. Ora inizio anche a sentire molto caldo. Sono anche in silenzio perché voglio che sentiate quello che sento io. Siamo a metà strada, 300 metri. Ragazzi, guardate l'uno attorcigliato all'altro. Sembra avere una natura quasi animale. Liane, scalinata infinita. Era inevitabile che si dovesse salire per il mirador. Forse dovevo togliere il giubbetto da moto. È una parete. Vamos. Ci siamo, Mirador Grande alla derecha, Mirador Chico alla izquierda. Mirador Grande, ogni tanto sento la corsa di qualche animale. Altri 300 metri. Stiamo compiendo quasi 1 chilometro, tutto in salita. Ci dovremmo essere. Si apre, secondo me, eccolo, ci siamo. Ragazzi, chi di voi si protende su questa roccia? Cuidado. Solo una strada sterrata a tagliare la valle di Tucavaca. E ora tutte in discesa. Sta uscendo un timidissimo sole. E dopo quasi 40 minuti è tornata. Sorry that I got so cold. Wish I could go back to what we were. To what we were. Wish I could go back to what we were. Oh, I'm sorry that I let you go. Sorry that I got so cold. Wish I could go back to what we were. Know that I was stupid. I was but a fool then. Know that I was stupid, losing what we were. Know that I was stupid. I was but a fool then. Know that I was stupid, losing what we were.